Ciao a tutti, benvenuti in questa live di riassunti di storia. Questa sera abbiamo come ospite Giovanni Cecini. Ciao Giovanni, Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. grazie a te per aver partecipato. Questa sera parleremo di uno, che cosa vuol dire fare storia contemporanea, quindi parliamo di storiografia, parliamo di ricerca. E poi seconda battuta andremo un attimo a fondo con degli esempi concreti del lavoro di Giovanni, ma adesso lascio che si presenti Giovanni, che si presenti. Grazie. Allora mi chiamo Giovanni Cecini, sono uno storico, prevalentemente mi occupo di storia politica e militare, poi diciamo mi sono allargato nel tempo su, diciamo, argomenti collaterali e da 2 anni e mezzo ho aperto un canale YouTube, che inizialmente nel periodo del lockdown mi son dedicato alla recensione di film di guerra, poi di spionaggio e poi, diciamo, vista la mia pregressa esperienza e competenza in storia, poi ho allargato il campo a tutta una serie di argomenti che in qualche modo potessero, riguardare il racconto, la narrazione della memoria storica, prevalentemente diciamo io mi occupo prevalentemente di Novecento, quindi diciamo abbastanza focalizzato, su questo secolo che diciamo a livello di politica e di fatti bellici purtroppo diciamo è ricco e quindi avremo modo anche di andare a descrivere come si racconta, come si fa ricerca in questo periodo. Grazie Giovanni, allora direi di iniziare immediatamente con le domande. Il primo appunto che vorrei farti, che appunto io mi sono laureato in storia delle dottrine politiche, il mio percorso è un po' fra antiche e moderni, in particolare mi sono concentrato sulla democrazia, quindi sia la parte antica sia la parte anche contemporanea. Quindi ho un po' affrontato un po' i due metodi di fare storia. E quello che trovo, a mio avviso, arrivando un po' dall'antico, quello che trovo così, senza offesa, assurdo, è che noi nel mondo antico abbiamo pochissime fonti e quelle che poche le abbiamo dobbiamo tirare anche un po' per i capelli, non so, immaginiamo una fonte epigrafica, non si legge tutto e non si capisce, magari c'è scritto questa lettera, vuol dire questo. Ebbene, questo è il mondo degli antichi, ma anche dei medievalisti. Ebbene, quando arriviamo nel moderno, ma soprattutto nel contemporaneo, quando arrivano i grandi stati, le grandi burocrazie che producono un sacco di documenti, ebbene, uno storico deve sapere anche scegliere le proprie fonti, quindi opporre anche, se vogliamo, uno scarto. Quindi vorrei appunto farti questa domanda: come avviene la ricerca storiografica nella storia contemporanea? Soprattutto la mia domanda vuole essere appunto, facendo sempre un lavoro di storico, un lavoro di ricerca, quindi come possiamo dire che questo è un lavoro scientifico, per dire in altre maniere, appunto il lavoro che facciamo noi è supportato da fonte e tutto, quindi ci permette di dire che quello che noi proponiamo non siano balle. Quindi vorrei chiederti, ti lascio a te la parola per documentarci. Sì, che è poi alla base, il significato principale dell'attività di ricerca e di produzione della storiografia. Allora nel Novecento e diciamo nella storia, contemporanea in genere, la carta è ancora un elemento imprescindibile. Diciamo che ci stiamo adesso avviando verso la, abolizione, la sostituzione della carta con altri mezzi diciamo più tecnologici, più analogici scusa, più digitali rispetto a quelli analogici, pregressi e questo ci pone in prospettiva anche un problema, perché appunto la resa, digitale delle fonti che hanno una propria, natura anche di vita ridotta, paradossalmente appunto, cioè gli antichi, le pietre diciamo hanno una loro vita maggiore rispetto alla carta e poi piano piano sappiamo benissimo che un file si può danneggiare e se si è danneggiato è irreparabile, mentre magari un foglio di carta anche un po' rovinato si riesce in qualche modo o addirittura un elemento della una pergamena o una pietra, una tavola dell'antichità in qualche modo ha una sua, vita, più lunga. Il lavoro dello storico contemporaneo è essenzialmente incentrato sull'archivio, l'archivio storico che appunto
bisogna spendere delle parole perché se no altrimenti non è molto non è di facile lettura, ci si aspetta cos'è un archivio, molto spesso si confonde l'archivio con la biblioteca, appunto è anche l'occasione per chiarire una differenza che può sembrare scontata, ma mi rendo sempre conto che scontata non lo è. Allora, se la biblioteca è un luogo dove viene raccolta, conservata tutta una serie di documentazione a stampa che possa avere una sua serialità, posso appunto andare a trovare, a consultare un libro che ha una sua media o ampia tiratura, un quotidiano che può avere una sua media e ampia tiratura, ma che posso in teoria trovare in più posti, cioè l'annata del 1970 del Corriere della Sera, io a parte che sta pure su internet, ma lo posso andare a cercare in una serie molto ampia di biblioteche. L'archivio, e poi andremo a capire cos'è un archivio, quali sono gli archivi che più sono di interesse dello storico, in questo caso uno storico politico, storia militare, ma storico in genere, sono luoghi dove si va a conservare una documentazione che non è più attuale per fini pratici. Mi spiego. Allora, qualsiasi ente che possa essere, pubblico o privato, ma addirittura una famiglia, per esempio un personaggio, può avere un suo archivio personale. Io mi posso oggi è molto più difficile scrivere delle lettere, un epistolario tra persone, in genere oggi utilizziamo mezzi, digitali che possa essere messaggistica, telefonica, messaggistica, internet, ma fino a 20, 30, 45 anni fa 50 anni fa la scrittura di lettere era una cosa abbastanza quotidiana. E se io scrivo una serie di lettere a qualcuno, probabilmente, e questo vale per un privato, ma molto più per un ente, ho conservato la lettera che io ho mandato e in qualche modo mantengo una memoria, una traccia sia delle lettere che ho scritto, che ovviamente quelle che mi vengono recapitate. E in questo caso si va a formare un carteggio che se io dopo tot anni vado a riprendere, riesco grosso modo a ricostruire le vicende di quello che ci si è scritto, perché io ho appunto copia, se voglio mantenere ovviamente copia, perché se sono un privato e non mi interessa che scrivo una lettera d'amore alla mia fidanzata e la mia fidanzata mi risponde, probabilmente non faccio una copia di quello che gli ho scritto, so benissimo quello che l'ho scritto, ti amo, vorrei rivederti e lei pure mi scriverà la stessa cosa. Ma se invece di essere un fidanzato sono un'amministrazione che possa essi privata o pubblica e scrivo a un altro amministrazione o a un privato, probabilmente terrò quella copia di quella lettera e quindi praticamente si va a costituire per ciascuna pratica, per ciascun argomento, per ciascun settore, una serie di documentazione in entrata e in uscita che mi crea un vincolo archivistico, cioè un legame che in qualche modo, se io vado a ritrovare anche dopo tanti anni, in qualche modo riesco a capire l'oggetto, quello che ci si è detto. Voi pensate che questo discorso vale in maniera amplissima, per esempio in un ministero, in un'azienda anche privata e che per un certo tempo, in genere possono essere, che ne so, 20 anni, 10 anni, 20 anni, questo carteggio possa essere utile per le attività correnti. Mi scrive l'Agenzia delle Entrate perché mi chiede delle tasse, io gli rispondo, dopo 10 anni questa documentazione non serve più perché è prescritto qualsiasi tipo di attività tra me e l'Agenzia delle Entrate. Ebbene, dopo 10 anni, in questo caso, questa documentazione è inutile ai fatti pratici e diventa invece, se è di rilevanza, nel caso mio che non ho pagato le tasse non interessa probabilmente a nessuno, ma se riguarda un qualcosa di più importante, viene conservato e diventa poi gradatamente una documentazione storica che può essere andata a consultare nello specifico archivio, quindi l'archivio corrente diventa archivio storico, quindi una documentazione che non ha più una sua valenza pratica, perché non ha più una sua attività nel quotidiano, ma che potrebbe diventare di interesse storico. Quindi questo ho fatto un caso singolo, anche banale, ma ci permette di andare a capire che un ministero, un ente importante ha decine e decine, centinaia, migliaia di questo tipo di documentazione in entrata e in uscita che può essere di interesse. Quindi
io che sono uno storico, mi interessa sapere l'attività che il comune di Canicattì può aver svolto nell'attività di costruzione di una determinata strada, perché voglio fare, quindi potrò andare nell'archivio specifico di quella amministrazione e andare a capire se c'è un carteggio che riguarda appunto la costruzione di una strada. Quindi in quel caso ci potrebbe essere il carteggio tra il comune e la ditta che ha costruito. Sì, Se sei d'accordo facciamo un esempio concreto con uno dei tuoi lavori. sì, Penso a perfetto. quello prendo, ehm l'ho perso scusami, Quello degli elmetti. eccolo qua. Ecco qua. Eccolo Allora, qui, questo è un scusami. volume che io ho scritto nel 2015 in occasione del centenario dell'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale e si è concentrato sull'analisi, sulla descrizione, sulla l'esigenza che le forze armate italiane potessero avere nella copertura, nella protezione della testa, che può sembrare una cosa, diciamo, elementare, ma cioè, sappiamo come, nell'antichità gli elmi, le corazze potessero avere una loro valenza, ma questa valenza poi si è andata a scemare nel corso dei millenni. Pensiamo come la polvere da sparo abbia in qualche modo rivoluzionato il concetto anche difesa individuale. Bene, questa difesa è tornata di prepotenza per tutta una serie di motivazioni tattiche delle armi in uso, soprattutto nelle trincee, nell'utilizzo di questi elmetti. Quindi gli elmetti sono ricominciati a comparire in maniera massiccia a partire dalla prima guerra mondiale. Quindi il mio obiettivo, ovviamente qui erano 100 anni, quindi andavo a vedere ovviamente la prima guerra mondiale come inizio di questa nuova rinnovata esigenza. E come si fa a scrivere un volume sugli elmetti? Beh, innanzitutto scegliere un elmetto, bisogna scegliere che tipo di elmetto, quindi bisogna avere delle relazioni con le industrie, con il Ministero delle Finanze, il Ministero della Guerra in qualche modo e quindi la ricerca in Quindi questo caso scusami, già qua si inizia a operare la selezione, cosa che siamo e partiti certo, all'inizio. Se contemporaneo e certo, nel senso che allora in questo caso, e facciamo anche un esempio ancora più pratico, l'amministrazione pubblica, come dicevo, dopo un tot tempo, per la documentazione che ritiene abbia una valenza generale, che possa avere quindi una sua importanza, e qui non entro nel merito di come avviene già questo spoglio nel passaggio tra l'archivio corrente e l'archivio storico, però diciamo che passa all'ente archivi, che dipende dal Ministero, dei beni culturali e poi con le diverse denominazioni che ci sono state, e che a livello centrale, quindi i ministeri per capirci, gli enti centrali, va all'Archivio Centrale dello Stato, che sta a Roma all'EUR, mentre tutte le amministrazioni provinciali che hanno sede nelle varie province vanno negli archivi di Stato della singola provincia. In questo caso io sono andato all'Archivio Centrale dello Stato a Roma, all'EUR, che conserva tutta la documentazione passata dai vari ministeri appunto all'ente Archivio Centrale dello Stato. Quindi se appunto mi interessava andare a vedere nella sezione, nel fondo del Ministero della Produzione Bellica, che si occupava appunto della gestione della concessione degli appalti, nella somministrazione del lavoro, perché durante la prima guerra mondiale c'era la militarizzazione anche degli operai. Quindi troviamo tutta una serie di enti che hanno dei carteggi, come dicevo, in entrata, in uscita, per esempio con le ditte, c'erano delle gare d'appalto, quindi dei contratti effettivi, e quindi andando a cercare in questi singoli fondi si può andare a capire i singoli contratti d'appalto per le singole industrie che producevano elmetti. Quindi in qualche modo abbiamo proprio la commessa, la decisione ministeriale di a chi affidare, quanto affidare anche nel tempo, con proprio la documentazione, in questo caso stiamo parlando del 1915, 16, 17, quindi per la maggior parte era scritta ancora a penna e quindi in qualche modo è anche di difficile decifrazione rispetto a documentazione magari anche
coeva, scritta con a macchina, per dire. Quindi diciamo la difficoltà per lo storico, anche per lo storico contemporaneo ci sono molto spesso delle difficoltà di interpretazione, perché appunto sono grafie, pensiamo di 100 anni fa, ma anche di 80 anni fa, che non sono sempre di facile identificazione. Quindi questa ricerca specifica che ho fatto ci permette di andare a capire come la Se posso, documentazione. scusami, un saluto a Sì. tutti i filologi bizantini che leggono il greco in corsivo. Beh, no, io mi rendo conto che, diciamo, gli storici contemporanei sono dei privilegiati rispetto a quello che possono essere i colleghi di epoche precedenti, perché come dicevamo qui nasce anche il problema di andare a decifrare, a selezionare, perché c'è una sovrabbondanza di documentazione. E nonostante ci sia una sovrabbondanza di documentazione, non c'è sempre tutto, perché come dicevo, molto spesso gli enti non hanno quel doppio tracciato, no, io se mando una lettera dovrei avere io una copia, una copia di quello che ho mandato, e dall'altra parte a chi l'ho mandato dovrebbe avere la copia originale con la mia firma, e quindi dovrei trovare lo stesso carteggio in 2 enti diversi. Quindi se il Ministero della Produzione bellica scrive alla ditta Tizio e Caio, dovrebbe essere sia al Ministero della Produzione bellica, sia alla fabbrica Tizio e Caio, che ha un suo archivio che potrebbe essere stato conservato oppure stato distrutto in questo caso, e ne perdiamo traccia. E quindi capisci che nell'evoluzione dei tempi, ma anche con purtroppo delle catastrofi naturali, delle alluvioni, le guerre, furti che ci possono essere, diciamo non sempre è di facile reperimento una determinata documentazione. Il fatto che ci possono essere anche delle diverse organizzazioni dei carteggi, perché comunque per quanto ci possano essere delle regole abbastanza rigide nell'archivistica storica, diciamo ci possono sempre degli elementi abbastanza labili. Non sempre tutti gli archivi hanno le medesime regole che vengono applicate, perché appunto, come dicevo prima, per quanto riguarda l'amministrazione pubblica c'è questa doppia diciamo filiera, quella centrale e quella periferica, ma fanno eccezione nella filiera centrale, quindi diciamo tutti i ministeri, tranne i ministeri militari, che hanno un ordinamento diverso e quindi ognuno si tiene la documentazione propria, anche quella storica, e il Camera e Senato, che hanno una loro archivi, loro 2 archivi distinti, e quindi separati, e li trovano nei propri sedi, e il Ministero degli Affari Esteri. Quindi queste realtà fanno eccezione, e quindi diciamo lo storico contemporaneo, se vuole fare una ricerca, non è necessario che vada in uno solo archivio, ma deve andare in più archivi. E poi stiamo parlando sempre ovviamente del contesto italiano. Se vogliamo fare ricerche anche su diciamo storia transnazionale, è d'uopo andare anche in archivi stranieri. Quindi un altro libro, se lo vuoi far vedere, quello sulla Guardia di Finanza in Egeo, ecco questo qui, nell'isola in Egeo io ho fatto delle ricerche, sono andato all'archivio della Guardia di Finanza, poi sono andato all'archivio degli affari esteri, perché queste isole dipendevano dal Ministero degli Affari Esteri. Sono andato a Rodi a fare delle ricerche a Rodi, perché la documentazione della realtà dell'Egeo è rimasta a Rodi, perché era di competenza locale. Poi altri archivi, quindi diciamo diventa una sorta di puzzle in cui bisogna fare un po' il giro dei vari enti archivi per cercare di trovare la documentazione, e però vi posso assicurare che i risultati poi vengono, nel senso che la soddisfazione a trovare dei carteggi, delle lettere, delle relazioni che magari appunto ne esistono appunto in questo caso solo in un'unica copia, c'è una copia sola di questa documentazione, beh, vi posso assicurare che è una grande soddisfazione. Quindi diciamo la fatica di cercare documentazione polverosa, io posso assicurare, quando si va negli archivi adesso, ultimamente anche col discorso del Covid forniscono i guanti, ma un tempo i guanti non li fornivano, e alla fine della giornata uno c'aveva le mani nere, perché capite bene che tutta la polvere di questa carta è veramente tanta. Quindi diciamo è una fatica fare questo tipo di ricerca.
Quindi, scusami, aperta parentesi, quando Sì. prendete un libro di storia che ci sono delle note, c'è una bibliografia, questo è il prezzo, che si paga per avere, come dire, la verità, perché le note in fondo attestano che noi quello che diciamo è vero. Se io faccio questa affermazione e la metto dentro una nota, vuol dire: io dico questo, se non ci credi vai a controllare e ti dico anche dove andare, a controllare. Così che sono fatti i libri di storia, per poter appunto scendere da chi fa un libro e racconta quello che vuole, invece chi prova almeno a dire la verità, o Sì, almeno dire la complessità. Aperta parentesi, questo è il sì, sì. lavoro che ci sta dietro a chi scrive i libri di storia. Poi volevo aggiungere un'altra cosa molto importante che spesso non ci si bada, quindi e questo a riferimento anche delle note, no, quando voi trovate delle note, in genere sono delle sigle iniziali, che iniziano quasi sempre per A, è un archivio, quindi che ne so, ACS, sta per Archivio Centrale dello Stato, poi ci sono le varie, che ne so, MI, Ministero dell'Interno, quindi varie sigle che per cercare anche di rendere il più compatta possibile, o che ne so, AUSME, Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore dell'Esercito, quindi sono, diciamo, degli elementi che tra l'altro sono fondamentali per andare a ritrovare quello specifico documento, perché c'è una sorta di stringa che ci dice che ne so, non so, ACS, MI, AA, GG, quindi Ministero dell'Interno, Affari Generali, periodo, che ne so, 1930-40, busta 4. Quindi avendo quel riferimento che sta nella citazione del libro e io vado all'Archivio Centrale dello Stato, in maniera abbastanza rapida riesco in qualche modo anche a individuare e ritrovare quel documento. Quindi diciamo, se io mi interessa che c'è una lettera, una circolare, una normativa particolare che è stata prodotta e conservata in quella specifica busta, fascicolo di quel fondo, lo riesco anche a recuperare. Quindi anche per una verificabilità delle cose, non è che sto dicendo cose che mi sono inventato, ma che sono acclarate e che possono essere di facile, diciamo, relativamente facile recupero. Altra cosa che spesso appunto non sempre viene sottolineato e che è tipica della storia contemporanea è per esempio il ricorso a giornali, ai quotidiani, alla stampa periodica. Bene, ovviamente è un tipo di fonte da prendere sempre con ogni beneficio, perché sappiamo che soprattutto giornali di parte, ma indipendentemente se siano di parte o meno, comunque è sempre una visione di un giornalista, di un cronista che in qualche modo ci racconta un determinato evento. Però questo non significa che questo evento non può essere riscontrato anche dal tipo di stampa periodica, anche perché la stampa periodica è molto ricca perché ha una cadenza, in genere appunto anche quotidiana o anche più volte al giorno e ci magari dà delle informazioni interessanti. Sapere, sembra una sciocchezza, sapere se un giorno ha piovuto o non ha piovuto può avere la sua importanza se l'interesse che mi serve è per esempio nella ricostruzione di un fatto bellico o di un fatto anche diciamo di altra natura. Quindi la storia contemporanea ovviamente abbraccia e quindi ecco anche l'inclusività di una ricerca. Una ricerca non è mai solo archivistica, non è solo bibliografica, si cerca sempre di unire più cose perché appunto sono a una sorta di puzzle, si inseriscono, poi magari i pezzi qualcuno manca pure, perché poi come dicevo troviamo una risposta o una domanda e ci manca l'altra parte, qui dobbiamo andare un po' a intuito nel capire ma che si sono scritti, qual è stata la risposta, ci sarà stata una risposta o ci sarà stata una, sì, se c'è una risposta in genere c'è una domanda, però magari non è sempre chiaro riuscire a capire che ci sta dall'altra parte se manca quel pezzo di carta. Però questo non significa che si possono fare delle ipotesi, questo diciamo lo storico si basa anche sulla ricostruzione, sull'interpretazione, sul tentativo di ricostruire poi appunto alcuni dicono: "Lo storico cerca la verità", no, lo storico non cerca la verità, lo storico cerca i fatti e i fatti che non riesce a trovare magari cerca di dare una ricostruzione la più plausibile, la più vicina possibile a quello che è accaduto. Poi ci sono dei buchi e ovviamente quelli sono un po' il gioco del diciamo i rischi del mestiere, però diciamo si cerca di fare con grande professionalità, impegno e come dicevo, poi cercando le soddisfazioni arrivano perché magari tra tanta carta e poi capita pure che tra tanta carta trovi documenti per altre ricerche. Dici: stavo cercando una cosa su questa cosa, ne ho trovata un'altra, beh, me la tengo buona, faccio le fotocopie, faccio le foto, per un'altra ricerca mi può sempre tornare buono".
Perfetto. Allora direi di concludere questa prima domanda, se per te va bene, questi primi Sì, 25 minuti di sì, discorso metodologico. Arriviamo alla seconda domanda che è più, aspetto allora Incontri di Storia ci scrive salutiamo Lorenzo di Incontri di Storia, un collega di Addetti ai Lavori esatto, che dice di avere la verità, un viaggiatore del tempo, anche sì. Siamo pienamente d'accordo, infatti è sempre bene di uno stesso fatto leggete più storici, più fatti per arricchirvi, per la complessità appunto che appunto il fine dello storico è cercare di arrivare ai fatti, alla realtà, che la realtà è sempre un insieme costante di complessità. Ci sono molte più cause che viaggiano insieme, come perché è scoppiata la prima guerra mondiale, cioè, non solo perché hanno ammazzato l'erede del trono d'Austria, sono tante, le cause sono infinite, c'è una letteratura sterminata. Quindi, tornando a noi, arriviamo alla seconda domanda. Volevo farti una domanda a te, anche in base ai tuoi lavori. Riguardo allo Stato Maggiore, in particolare adesso prendo la foto riguardo i generali di Mussolini, che non so, sì, eh, questo libro, anche nelle live che hai fatto con Parabellum, salutiamo anche Mirko. Ebbene, quello che è emerso, dico, da profano, come dire, un po' una sorta di come mai abbiamo, soprattutto a livello dello Stato Maggiore, degli possiamo dire degli incompetenti, comunque delle persone che non si capisce bene perché fossero lì. Penso, in particolare mi ero segnato, Roatta, se non erro, il sì, generale Stato Maggiore del 43, dove so io lo dico sì, adesso brevemente, cioè nel sì, suo diario siamo nel 43, cioè veramente la crisi dell'Italia in assoluto, e lui nel suo diario scrive, cosa ha mangiato, fa un'attenta descrizione, cioè viene un po' da pensare: "Ma sì, come c'è finito?" Quindi poi, beh, siamo in periodo di elezioni, non facciamo nessun riferimento, però viene sempre da pensare: "Ma come han fatto 'ste persone ad arrivare a un livello così alto?" Poi no, mi sono dato delle risposte che anche lì da profano direi a mio avviso non c'è una grande tradizione militare in Italia. Vuoi che il paese, la nazione Italia è nata solo nel 1821, ma così da profano direi 2 grandi generali che casomai tutti si ricordano. Il primo è Garibaldi per ragioni storiche come figura, che poi se non vedere storicamente è stato molto mazzulato, cioè in vita non era ben preso in considerazione nonostante i suoi meriti. E poi non lo so, qua direi forse una bestemmia, cioè un altro grande generale, tra virgolette, direi quasi Badoglio, che tutti si ricordano, ma anche con tante virgolette, però appunto una di queste ragioni che mi viene in mente, appunto, l'Italia non ha questa grande tradizione militare come, non so, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, e questa può essere una prima ragione. Come seconda ragione, appunto, come si vede anche questi collegamenti, soprattutto lo Stato Maggiore, che diciamo è la parte più che vicina alla politica e vicina ai salotti. Quindi, ad esempio, un generale Messe, come hai raccontato te, hai descritto, che una carriera, se vogliamo, unica nella storia, ha iniziato da soldato semplice fino ad arrivare a grande ruolo di comando, di generale, non mi ricordo esattamente. maresciallo d'Italia. Perfetto, grazie. Comunque è una carriera unica, però era uno che di fatto sul campo lo sapeva, sapeva il suo mestiere, praticamente ha fatto tutte le guerre tranne in Spagna, se non erro. Sì, sì, Però al grande pubblico non è ricordato ed è un po' un peccato, cioè appunto ricordiamo forse primo Garibaldi per storia, Badoglio, bah, comunque ce lo ricordiamo, ma anche lì ci sono molti i dubbi a riguardo. A mio avviso appunto, tornando a noi, la seconda risposta che mi sono dato, forse quello che si vede, più sono vicini alla politica, più sono vicini al fascismo, appunto sono gli anni del regime fascista, quindi appunto sono più intenti al gioco delle poltrone, se vogliamo, il gioco del trono. Quindi forse anche questo, Roat mi sembra uno che, per carità, fare il generale non era forse il suo mestiere, ma quello che sapeva fare, stare lì in quella situazione e aspettare il suo momento, ha saputo farlo. Non so, questa è la mia domanda, queste sono le risposte che mi sono dato, quindi girerei a te la sì, domanda sul sì. perché Sì. ques Guarda, come abbiamo detto poco fa, le motivazioni sono ampie, sono tante. Allora, sicuramente, il fatto che l'Italia ha avuto una sua gestazione in ritardo rispetto ad altri paesi, il fatto che abbia compiuto c'è stato il risorgimento molto lungo che in qualche modo, nel 1861 ha avuto la sua prima compiutezza con la proclamazione del Regno d'Italia, poi appunto per fasi successive, nel '66 il Veneto, nel '70 a Roma,
alla fine della prima guerra mondiale, Trento e Trieste, quindi anche qui abbiamo una lunga gestazione nella costituzione, nella creazione di una, anche identità, unitaria, patriottica. Dall'altra parte, come dicevi tu, c'è un problema politico perché, le realtà, assolutamente diverse e questo poi si paga anche nei giorni nostri, nel rapporto, del regionalismo, della differenza che vi sono tra, realtà d'Italia diverse, tra il sud, tra il centro, tra il nord, ma anche il nord e il sud, cioè non so tutti uguali, nel senso che un ligure sicuramente è diverso da un altoatesino, quindi diciamo anche qui abbiamo degli elementi di grande, differenza e di grande, complessità. Il discorso dei generali, si va, e nello specifico del discorso dei generali nella seconda guerra mondiale, e per questo libro nello specifico io ho dato molto spazio alle memorie. Questo è una cosa che mi interessava molto, riuscire a trovare anche le interconnessioni tra coloro che hanno scritto, coloro ovviamente che anche sono sopravvissuti alla seconda guerra mondiale, che quindi in qualche modo hanno, tentato più o meno in maniera maldestra, di scaricare la responsabilità sugli altri, in particolar modo su quelli che erano morti, quindi pensiamo appunto a dover, poter appunto, avere, la faccia tosta anche di, portare le colpe verso coloro che a torto o a ragione avevano, dato anche loro il loro contributo, ma che non potevano più difendersi perché ovviamente non erano più in vita. Tu hai Pensiamo, cita scusami, ad esempio, per fare un esempio di un generale che è morto in combattimento, che comunque aveva i suoi meriti, ricordiamo Tellera, che anche lì Sì, 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 sì. nessuno Sì, se ne sì, ma ricorda parlando, sì, ma comunque c'è stata infatti gente che, come dire, a aveva i allora suoi meriti. ma certamente io adesso il discorso del come dici tu, della, minore attitudine militare o minore tradizione militare rispetto ad altri paesi, sì, è vero. Dall'altra parte comunque c'è stato una classe o più generazioni, militari che comunque sapevano il fatto proprio a livello professionale, cioè comunque le scuole militari, gli istituti di formazione rendevano una classe che in qualche modo aveva delle competenze, soprattutto nelle cosiddette, armi dotte, l'artiglieria, il genio, che comunque avevano delle basi anche culturali, seppur limitate magari a materie diciamo, tecniche, però diciamo fornivano quegli elementi, quei rudimenti, quelle competenze che poi sarebbero state necessarie. In questo hai citato giustamente Badoglio. Badoglio era uno che il suo mestiere lo sapeva anche fare. Il punto è che entrato in un circolo di potere, un circolo anche autoreferenziale, e qui andiamo a capire anche il ruolo, delle forze armate, in questo caso nella società italiana, con tutti i pregi e i difetti, perché sostanzialmente poi, la casta militare è sempre stata una casta piuttosto chiusa, che in qualche modo era poco permeabile per una serie di motivi. Pensiamo al discorso dell'apoliticità che portava a essere, diciamo, al di fuori della contesa politica, però che poi diventava anche un elemento sussidiario al rispettivo governo, posizione politica. Quindi troviamo che come questi elementi, in parte positivi e in parte negativi, possano essere stati all'interno del ventennio fascista, degli elementi di grande, resistenza a qualsiasi tipo di efficienza. Tornando al discorso di Badoglio, Badoglio era un generale relativamente giovane che aveva fatto la prima guerra mondiale, aveva iniziato per capirci, aveva iniziato la prima guerra mondiale nel 1915 che era tenente colonnello ha finito la prima guerra mondiale che era generale, generale d'armata, sotto capo di stato maggiore, generale di corpo d'armata, poi dopo diciamo promosso generale d'armata con incarico di, sottocapo di stato maggiore. Quindi aveva fatto una carriera, ha fatto varie promozioni durante la prima guerra mondiale, non sempre meritate. Diciamo che diciamo le sue aderenze, diciamo massoniche o vicino alla massoneria, delle aderenze diciamo della sua faccia di bronzo nel riuscire anche a prendersi meriti che non erano i propri, diciamo gli ha permesso di avanzare con una certa rapidità. Il punto è che è rimasto a un concetto
vecchio, è rimasta un concetto militare vecchio, che relativa alla prima guerra mondiale, quando la guerra si faceva in montagna, con il mulo, con una intendenza, con un apparato logistico anche abbastanza rudimentale diciamo, nel concetto attuale, diciamo, ovviamente poi c'era una progressione durante la prima guerra mondiale, la logistica era molto avanzata, però per capirci, se una logistica è avanzata nel 1918, diciamo che dopo 10-20 anni è assolutamente obsoleta, lo capiamo benissimo oggi, un telefono cellulare di 10 anni fa oggi è assolutamente obsoleto. È la stessa cosa all'epoca. Se Il posso, punto è scusami, fare un esempio sì, veloce, un conto è la logistica del 18 e conto una divisione di Panzer nel esatto, 39. esatto. Però il punto è che, questo deficit di miglioramento, di aggiornamento, era la causa e l'effetto di una sorta di patto che vi fu, in questo caso, tra le forze armate e il regime fascista attraverso la disponibilità del re, perché comunque secondo lo statuto albertino ancora vigente il governo era quello del re, il re aveva voluto Mussolini e quindi in qualche modo le forze armate si adattavano a essere fedeli a Mussolini, che tra l'altro Mussolini incarnava più ruoli, questa è una cosa molto curiosa. Durante tutto il ventennio Mussolini non era solo capo del governo, ma spesso era anche ministro di tanti ministeri, quindi era il ministro della guerra, il ministro dell'aeronautica, il ministro della marina, il ministro degli esteri, il ministro degli interni, quindi aveva nel proprio pugno tanti portafogli ministeriali che gli davano titolo diretto a entrare nel merito di alcune questioni tecniche di cui lui non sempre era competente, quindi lui che era ministro della guerra, però non sapeva poi materialmente come si faceva l'organizzazione dell'esercito, quindi delegava e quindi ecco come questa delega, una sorta di delega anche in bianco, dava molto potere ai militari che nella loro concezione autoreferenziale un po' diciamo, ci sguazzavano, nel senso che avevano l'obiettivo di mantenere una propria staticità, perché mantenere una propria staticità garantiva stipendi a tutti, un esercito di caserma abbastanza ampio, e qui arriviamo anche al concetto del fascismo, che è il numero e potenza, il fatto che si preferisse la quantità alla qualità, e quindi questo ovvio che la quantità significava un numero di ufficiali ampio, un numero di ufficiali di carriera ampio, che quindi permettesse anche una carriere abbastanza certe, che non tutti diventavano generali, però in qualche modo vi era una capacità di poter aumentare la propria posizione sociale. E Se quindi ecco posso, questo mi sembra un po' un retaggio della Grande Guerra, cioè come si faceva la guerra. Allora diciamo che il discorso della Grande Guerra, sai la Grande Guerra è un momento eccezionale, nel senso che lì c'è anche un discorso di necessità o di opportunità da parte del comando supremo dell'epoca di sfoltire, grandemente, visto appunto diciamo le cosiddette i cosiddetti siluramenti, no, i siluramenti erano il fatto che vi fosse una costante avvicendamento di ufficiali, soprattutto negli alti vertici, e quindi saltavano proprio i comandi perché appunto c'era il comando supremo che in qualche modo voleva dei comandanti un po' più dinamici, un po' più energici, un po' più e quindi in quel caso l'elemento di accelerazione delle carriere magari era dipeso anche dal fatto che vi era una continua potatura dei vertici che potessero essere da colonnello in su. Ma allo stesso tempo c'è un elemento di continuità perché appunto, come dicevo, questa classe di militari che esce dalla prima guerra mondiale in qualche modo si va a cristallizzare di fronte a quel concetto di apparato militare grande, che ovviamente capite bene che non se lo può permettere, soprattutto a livello finanziario, pensiamo alla crisi economica e finanziaria che ci fu a partire dal 1919, con la necessità di fare delle riforme dell'apparato militare che in qualche modo potessero portare all'esercito prebellico, perché appunto siamo arrivati alla prima guerra mondiale che c'è stati una mobilitazione di 5 milioni di soldati in totale. Capite bene che era impensabile poter avere 5 milioni di soldati in tempo di pace, quindi è necessario ridurli, ma ridurli in maniera
costante, diciamo, riuscire ad arrivare a 100, al massimo 200.000 soldati complessivi anche della leva, delle classi leva che si andavano ad avvicendare. Quindi in qualche modo la l'idea, la soluzione che venne a trovarsi anche in prospettiva del concetto, guerrafondaio del fascismo. Il fascismo, seppur inizi a fare le guerre importanti, quelle un po' più sostanziose a partire dal 1935 con l'attacco all'Etiopia, seppur negli anni '20 e nei primi anni '30 ci sarà il problema libico, che anche quello sarà un impegno bellico non indifferente, ma diciamo era delocalizzato e appariva meno nell'economia generale dell'apparato forze armate, però c'era sempre la prospettiva di avere comunque un esercito importante a livello numerico, perché in prospettiva si sarebbe dovuto tirare le somme della questione di Versailles, perché c'era sempre il discorso della vittoria mutilata, il fatto di trovare una soluzione alla maldestra divisione dei compensi nella conferenza della pace di Parigi. Quindi c'è questo doppio elemento: da una parte appunto la creazione, il mantenimento di una condizione militare intoccabile, dall'altra il fatto che questo concetto di forze armate importanti, ossia numericamente importanti, poteva essere sussidiario al possibile al possibile impegno del fascismo nelle guerre. Dall'altro, quindi, e a partire dal 35 con le varie guerre, la guerra d'Etiopia, la guerra di Spagna, l'attacco all'Albania e poi dal 40 la seconda guerra mondiale, si inserisce l'altro discorso che facevi tu, ossia quello della commistione netta tra potere militare e potere politico. Allora, il problema è che in un regime autoritario, dittatoriale o totalitario, come vogliamo chiamarlo, del fascismo, non c'era un pubblico dibattito, o quantomeno il dibattito era limitato a era molto limitato, e quindi di conseguenza un pensiero dominante era quasi totalizzante rispetto a eventuali riforme che ci potesse essere in maniera decisiva, e quindi in questo senso abbiamo una differenziazione rispetto magari a altri contesti, come può essere anche quello tedesco paradossalmente, o quello britannico per esempio, in cui vi è l'accettazione, l'introduzione di nuove tattiche, nuove regolamenti, nuove istituzioni verso appunto un tentativo di motorizzazione e meccanizzazione delle forze armate, che in Italia non ci fu, sia per una questione di pigrizia mentale, ma anche per una incapacità produttiva. L'Italia era Questa ancora è un la paese. prossima domanda, scusami se ti Okay, blocco, se okay, a no posto. No, allora facciamo questo lo riprendo dopo. Torniamo al discorso politico, e quindi arriviamo al discorso politico dove molto spesso veniva ad essere premiata la fedeltà politica a regime, senza badare poi all'efficienza. Quindi arriviamo al paradosso, un caso concreto: nella fine estate autunno del 1940 vi è la necessità, prevalentemente politica, perché non c'era, diciamo, era la motivazione strategica militare era limitata, dell'attacco alla Grecia. Allora, secondo i strateghi più accorti, quelli che conoscevano la realtà, l'Italia in quel momento possedeva l'Albania come regno, diciamo una sorta di provincia oltremare dell'Italia. Beh, quindi partire dall'Albania per attaccare la Grecia, e la realtà è montagnosa, è una realtà impervia, che in qualche modo gli scenari erano molto simili a quelli della prima guerra mondiale, quindi l'Italia sembrava avvantaggiata, perché comunque si andava a combattere una realtà anche morfologica simile a quella che si era vista 20 anni prima, quindi in teoria l'utilizzo per esempio del mulo poteva essere congeniale. Secondo voi si è dato ascolto a coloro che erano un po' più prudenti nell'attaccare? Cioè no, secondo un generale, l'allora generale comandante delle truppe in Albania, aveva previsto che per attaccare la Grecia ci volessero 20 divisioni al minimo, con bel tempo. Alla fine della fiera, a una sorta di gara a ribasso, si è attaccato a fine ottobre con
una situazione meteorologica in montagna difficoltosa, era autunno avanzato, con anche collegamenti marittimi dalla Puglia all'Albania anche difficoltosi, con diciamo un mare non del tutto calmo. Ebbene, alla fine si è attaccato con 9 divisioni. Capite bene che se la previsione era di 20 divisioni e poi alla fine si è attaccato con solo 9, beh, e si era preso garante un generale che fino a 6 mesi prima era comandante di divisione, quindi un livello gerarchico medio, che invece andava a comandare un'armata, quindi diciamo 2 livelli gerarchici superiori nel giro di 6 mesi, senza che avesse mai comandato un'armata in guerra. Capite bene che non è che si inizi così bene. Ma perché è stato scelto questo generale che si chiama Visconti Prasca? Perché era colui che in qualche modo sembrava il più fedele, il più disponibile a poter prendersi la responsabilità di un'azione del genere. Sta di fatto che Visconti Prasca fece una brutta fine, perché diciamo in questo caso non riuscì a imprimere quell'azione che si aspettava Mussolini, che si aspettava Ciano come ministro degli esteri, e quindi in poche settimane venne liquidato. Ma peccato che venne liquidato anche quello che ce l'aveva mandato, il sottosegretario alla guerra, che gli fece le scarpe, prese il suo posto sperando di potersi avvantaggiare. Quindi ci troviamo di fronte a una serie di arrivisti, di elementi poco affidabili sotto la parte prettamente operativa, ma che sembravano invece fedeli sotto la parte prettamente politica. Quindi ci accorgiamo che tra le tante cause che hanno portato alla disgrazia della sconfitta nella seconda guerra mondiale, vi è sicuramente una componente importante nell'aver affidato unità militari anche di primaria importanza a elementi che non erano tanto capaci, ma che erano molto fidati, nel senso che ci si poteva affidare perché non avrebbero mai disobbedito, non avrebbero mai contestato. Peccato che poi appunto non contestavano, ma poi alla fine le battaglie le perdevano rispetto a un Messe, come abbiamo citato, che sicuramente era uno un po' più polemico, che le cose non se le faceva dire, tant'è che ebbe una serie di problematiche, ebbe incarichi diciamo poco appariscenti. Andò in Russia con una situazione difficoltosa, venne mandata in extremis in Tunisia, dove venne fatto anche prigioniero, quindi diciamo si trovò in scenari particolarmente difficili, ma che nonostante questi scenari difficili, visto che era uno che ci sapeva fare e diciamo poi proveniva diciamo dalla gavetta, quindi aveva vissuto l'esperienza militare in tutti i gradi, senza scappatoie, senza passaggi politici, non ebbe mai ruoli al ministero, quindi in questo senso poi riuscì a raggiungere il massimo grado solo perché appunto ci si trovava sempre in mezzo alla battaglia. Poi magari alcune volte perdeva pure, perché non è che potesse sempre vincere, però in qualche modo dimostrava di fare la guerra come si doveva fare, e non come si sarebbe voluto farla. Quindi in questo senso è sicuramente un generale da rivalutare, da citare, perché comunque aveva comunque sempre un'onestà intellettuale, che appunto tra i suoi colleghi non sempre era una dote molto diffusa. Se posso, potrei sbagliarmi. Se non erro, Visconti Prasca è quel generale che si è autopromosso o ricordo male io? No, Ah, l'autopromosso era il suo scusatemi. no, no, è il suo, sì, però stiamo lì, nel senso che era il generale Soddu. Allora, erano un po' cane e gatto, erano 2 nello stesso periodo. Questo Soddu, che era lo stesso corso di Visconti Prasca, che era stato un generale che aveva seguito un percorso ministeriale, era stato capo di gabinetto del Ministero della Guerra, per poi diventare sottosegretario al Ministero della Guerra, e in qualità di sottosegretario, perché il ministro era sempre Mussolini, come dicevamo, no? Quindi diciamo Mussolini era il titolare, ma di fatto delegava al sottosegretario, e diciamo questo Soddo non è che avesse mai comandato tante cose, però conosceva come si oliava, come funzionava la macchina dello Stato. Ebbene, in prospettiva di fare anche le scarpe a Visconti Prasca, nel giro di una settimana si autopromosse di 2 gradi, quindi lui era generale
era generale di corpo d'armata, si promosse prima generale di segnato d'armata e poi generale d'armata, così da prendere poi il ruolo di Visconti Prasca, perché pensava che potesse arrivare nel momento giusto in cui Visconti Prasca veniva silurato e lui poteva avvantaggiarsi di altri rinforzi che sempre lui si sarebbe mandato, perché voleva mantenere anche l'incarico di sottosegretario, e tra l'altro lui era anche sottocapo di Stato Maggiore Generale, quindi era anche il vice di Badoglio. Paradossalmente lui era superiore di Badoglio a livello politico, ma era sotto a Badoglio a livello tecnico, quindi c'era anche questi mostri di organigrammi, in cui c'era due che erano contemporaneamente superiori di loro dell'altro, perché per due motivi diversi avevano ruoli diversi. Però pure lui ha fatto una brutta fine, perché nel giro di un altro mese è stato mandato via pure lui, perché appunto, tra l'altro è curioso perché durante le sere della campagna di Grecia componeva musiche dei film, quindi diciamo perché essendo campano aveva molta senso della musica, era molto così amante del buon canto, e quindi diciamo si allietava mentre i soldati morivano, lui aveva anche il buon gusto di scrivere queste cose, che non gli mancava niente, e faceva anche questa cosa. Però pure lui ha fatto una brutta fine, quindi diciamo male gli è toccato, i mali alla fine arrivano a chi li toccano, e quindi pure lui ha fatto una brutta fine. Scusate se rido, ma veramente il bel suo della storia italiana è che si vede veramente il gusto dell'Italia, tragedia, a farla diventare in farsa. Volevo farti anche un'altra domanda, che hai Sì, parlato anche di divisione, così vediamo proprio una sì. debolezza strutturale dell'esercito italiano nella seconda guerra mondiale, poi chiudiamo, diciamo, questa domanda. Proprio qual era la componente, se puoi spiegarci qual è la componente delle divisioni, che si spiega anche perché sul campo effettivamente abbiamo dato questi risultati. Sì, allora questa è un'altra un altro elemento su cui non si sa se ridere o piangere, perché un altro sottosegretario, che era quello prima di Soddu, che si chiamava Pariani, Alberto Pariani, che si dice fosse lui era figlio di padre ignoto, ma tant'è che portava il cognome della madre, ma nonostante fosse, stiamo parlando dei primi a fine dell'Ottocento, quindi in qualche modo diciamo una realtà anche diciamo particolare, il fatto che un figlio di padre ignoto avesse la possibilità di fare una carriera militare particolarmente florida, e si dice che avesse il padre in realtà fosse un membro di Casa Savoia, anzi qualcuno dice addirittura Umberto I, però sono diciamo dei rumors che appunto registriamo come ipotesi, ma non abbiamo ovviamente la certezza di questa cosa. Però il fatto che fosse riuscito, nonostante questa sua situazione familiare diciamo svantaggiata, fosse riuscito a fare gli istituti di formazione militare, e che quindi avesse anche poi avviato una carriera importante, diciamo era sicuramente spinto da qualcuno che diciamo lo teneva in debita considerazione. Comunque questo Pariani alla fine nella metà dopo la guerra di Etiopia, che era precedentemente il sottocapo di Stato Maggiore dell'esercito, divenne capo di Stato Maggiore dell'esercito e contemporaneamente sottosegretario della guerra, quindi aveva il massimo ruolo tecnico dell'esercito e il ruolo vicario di Mussolini in quanto ministro della guerra. Quindi già inquadriamo anche questa posizione anfibia di potere. Ebbene, in quel periodo, con un tentativo anche di riarmo, seppur condizionato dalle grandi deficienze finanziarie, la guerra d'Etiopia costò tantissimo, la guerra di Spagna costò tantissimo, quindi vi fu uno sperpero di denaro in questi due conflitti, che appunto in qualche modo andavano diciamo, la coperta era quella, diciamo, se spendi in queste missioni poi non hai tutti i soldi che vuoi per riammodernare le artiglierie, riammodernare tutta l'organizzazione. Ebbene, sollecitato da Mussolini, Pariani inventò la cosiddetta divisione binaria. Allora, la divisione che era considerata all'epoca l'unità base
dell'esercito, quindi l'unità autonoma per compiere un tipo di attacco, diciamo, l'unità base per poter costituire un attacco, diciamo così, fino ad allora, che ha avuto delle varie organizzazioni, strutture, in quel momento era costituita da 3 reggimenti di fanteria, quindi era costituita appunto da 3 elementi di fanteria, che in genere erano e uno di artiglieria che era di supporto, e in qualche modo i due reggimenti di fanteria che venivano impiegati servivano per l'attacco e il terzo serviva per lo sfondamento, quindi per completare l'azione che veniva svolta dai primi 2 reggimenti di fanteria. Che si inventa Pariani? Dice: noi che facciamo? Riduciamo l'unità organica da 3 reggimenti di fanteria a solo 2, così impegniamo i terzi reggimenti per costituire altre divisioni. Quindi diciamo sostanzialmente diciamo, aumentiamo di 1/3 il numero delle divisioni. Se prima ce ne abbiamo 60, con questo gioco arriviamo a 90 divisioni, così da amplificare la gestione, la contabilità formale dell'esercito. Perché venne fatta questa cosa? Allora, venne fatta di fatto proprio per un artifizio contabile, per far cercare, per dimostrare, per far credere che si avevano molte più divisioni di quelle che in realtà si avevano. Dall'atto pratico, perché c'era il concetto che nella contabilità internazionale l'elemento base era la divisione. In realtà noi la spacciamo per divisione, in realtà è una brigata rinforzata e in qualche modo noi dimostriamo che utilizziamo la divisione, ma la inseriamo all'interno del corpo d'armata, che è il livello gerarchico superiore. Quindi se prima c'erano 2 che attaccavano e poi la terza che aiutava, noi abbiamo 2 che attaccano e poi con l'utilizzo del corpo d'armata ci sarà un'altra divisione che interviene e fa questo lavoro. Però capite bene che per fare un risparmio poi si andava a dilapidare perché serviva un'altra divisione per fare l'attacco, quando prima ne bastava una. Qui si capì che questa, come si dice, le bugie c'hanno le gambe corte e questo elemento arrivò a essere dimostrato fallace quando l'esperienza dell'inizio della seconda guerra mondiale, quindi l'esperienza del 39 con i tedeschi che in poche settimane sbaragliano la Polonia, si capisce che è necessario un correttivo. Tra l'altro Pariani venne liquidato perché veniva considerato a quel punto inefficace nella sua riorganizzazione, una riorganizzazione che era stata in parte voluta da Mussolini, quindi qui ci fa capire anche che questi elementi erano da una parte affidabili per Mussolini, ma altri erano anche scaricabili, nel senso che gli si dava la colpa a loro, diceva vabbè ha fallito, lo scarichiamo, quando in realtà era sempre Mussolini che in qualche modo diciamo gestiva la giostra di queste nomine, quindi in questo senso molti di questi erano anche ricattabili. Il fatto che non avessero sempre tutti i meriti necessari per comandare era anche un motivo per dire vabbè ma tu non hai i meriti, quindi ti posso liquidare, quando in realtà era sempre stato lui che l'aveva nominati, quindi in qualche modo la responsabilità era sempre anche del governo, non era solo dei singoli generali. E quindi E che su questo nel scusami, se posso, in questo modo a mio avviso rispondiamo alla domanda di Ivan che ci chiede appunto come mai di questa incapacità. Erano loro incapaci oppure nella scuola ufficiale? Come abbiamo detto all'inizio, c'erano generali capaci, pensiamo a Messe, a Tellera, ma è proprio questo doppio legame che sotto il regime fascista si crea tra forze armate e sì, il vertice della sì, politica, come abbiamo visto in questi vari esempi. Poi appunto nel tuo saggio lo spieghi sì, perfettamente, ma per sì, rispondere ad Ivan è sì, questa è la la prima, motivazione, poi sono tante le sì, motivazioni. sì, sono tante le motivazioni, però sicuramente almeno negli alti vertici, quindi stiamo parlando di generali che comandavano, diciamo, ruoli apicali delle forze armate, molto spesso c'era una motivazione di ordine di affiliazione politica, di fedeltà politica, di adeguamento delle direttive del governo, ma questo non significa che dovevano essere rivoluzionari, dovevano fare dei golpe militari, non sto dicendo che ovviamente non dovevano essere fedeli. Il punto è che questa fedeltà era a tal punto da non capire che era essere succubi
di decisioni tecniche, cioè il tecnico, il consigliere, ecco, l'elemento importante del consigliere, il consigliere, in questo caso il consigliere militare, non deve avere una propria autonomia nel dar consigli, nel proporre l'idea migliore, non deve sposare l'idea del proprio referente politico solo perché è stata espressa dal proprio referente politico, perché come sappiamo Mussolini di cose militari non sapeva niente. Sì, aveva intuito politico sicuramente nel determinate scelte, determinate, non in tutte, molto spesso sbagliava e purtroppo, i come si dice, i risultati li vediamo le sciagure della seconda guerra mondiale e non solo. Ma appunto, se un militare che ha una sua competenza, una sua dottrina, esprime un'operazione, un'idea diversa da quella che viene ha il diritto e anche il dovere di esprimerla. E questo, per esempio, un altro generale molto importante era il generale Francesco Saverio Grazioli, che diciamo era un po' un grillo parlante che ebbe grandi difficoltà, soprattutto perché era malvisto da Badoglio, perché come diciamo Badoglio era un conservatore, era legato a un'idea autoreferenziale, mentre questo Grazioli invece, che era comunque una persona fedele alle istituzioni, non è che era, ripeto, un rivoluzionario, però aveva sicuramente delle idee innovative che potevano essere la carta, non dico vincente, però la carta buona per poter dare un senso di miglioramento all'esercito. Quindi ecco il discorso. Gli inglesi nella seconda guerra mondiale, in particolar modo, per esempio, pensiamo alla campagna africana, vinsero sulla qualità. E quindi capiamo come, che ne so, una divisione inglese potesse sbaragliare un'intera armata italiana. Quindi stiamo parlando di un contingente di 1/10 di inglese rispetto a quello italiano e in qualche modo vinci. Perché? Perché hai sicuramente più mobilità, più capacità di rifornimento e più capacità anche di reazione. Quindi ecco come il concetto di quantità, che è stata un po' il tormentone, il concetto di 8 milioni di baionette, che magari è stato anche poi travisato, però diciamo è un po' l'epifenomeno di una mentalità molto legata all'apparenza e poco alla sostanza. Ecco, questo è un elemento che purtroppo ha scandito molte delle decisioni politiche e militari nel periodo del fascismo. E quindi questo è un elemento su cui bisogna ragionare e anche nel giudizio delle carriere. Quindi quello che a me premeva in queste biografie era quello di andare a capire come è stata la loro formazione, che poi magari appunto molti di questi avevano anche una formazione solida, nel senso che avevano comandato reparti, però a un certo punto si perdono un po' nei corridoi ministeriali e capiscono che tra comandare un reggimento e comandare un ufficio al ministero a via 20 settembre è più proficuo comandare un ufficio al ministero a via 20 settembre e fa fare più carriera, e quindi umanamente preferivano, diciamo, fare intrallazzi rispetto a seguire la normale carriera di difficoltà, di sacrifici che invece, diciamo, coloro che comandavano tutti i gradi, tutti i gradini del livello gerarchico invece dovevano fare. Bene, se sei d'accordo passerei alla prossima domanda, che ci Sì, ricolleghiamo a quella precedente. Beh, la mia domanda è appunto capire brevemente le differenze, appunto, se vogliamo, dell'Italia tra il 18 e il 40, dove appunto nel 18 l'Italia dal punto di vista militare, ma a questo punto con la Grande Guerra anche dal punto di vista industriale, cioè per una potenza militare, una potenza anche industriale, appunto nel 18 l'Italia non è la stessa che è entrata nel 15, si è sforzata tutta quanta la società. Appunto, alla fine del 18 non può essere casomai paragonata alle grandi potenze Francia e Inghilterra, però comunque ha un suo peso. Poi arriviamo al 40, dove effettivamente, come dire, l'Italia, come dire, scopre che ha i piedi di argilla. A mio avviso, appunto, mi sono dato delle risposte. La prima, appunto, questo ventennio di politiche del fascismo, quindi una politica di autarchia, e quindi appunto l'Italia non gode di grandi materie prime che sono essenziali per la potenza industriale. Pensiamo anche alla lotta del grano, ma anche un discorso meno a livello proprio di potenza industriale, perché appunto il regime fascista contro il comunismo, il socialismo, ovviamente non voleva
come dire, ampliare. Ovviamente se si fa un piano industriale si va un po' a toccare quei determinati punti, quindi anche una volontà, se vogliamo, anche politica. Era orientato da un'altra parte. Quindi queste possono essere delle cause per, a mio avviso, spiegare almeno in parte la carenza di una potenza industriale. E poi appunto si arriva nel 40, dove appunto le poche risorse che c'erano, già la coperta era piccola, era stretta, ma appunto con la guerra dell'Etiopia del 35-36, poi con la Spagna effettivamente quelle poche risorse sono state usate. Queste sono le mie spiegazioni. Lascio a te la parola. Sì, c'è un elemento di spiegazione, secondo me, che somma poi tutte queste cose. L'elemento arretrato della politica fascista, nel senso che, seppur avesse delle vocazioni progressiste, passatemi il termine, nel senso, pensiamo allo stato corporativo che poteva avere degli elementi interessanti sotto il rapporto tra economia pubblica e economia privata, che in qualche modo poteva essere considerata la terza via tra capitalismo e Che socialismo se e posso, scusami, mi hai aperto veramente un vaso di Pandora, cioè lo eh, stesso New Deal di Roosevelt va per lo Stato corporativo, cioè la grande novità del New Deal, che è l'America, lo Stato liberale per sì, eccellenza, lo Stato entra nell'economia. Quindi sì, quello si vede anche come negli anni 30 gli Stati Uniti, la Russia e i regimi sì, fascisti vanno in quella direzione. Poi ovvio non è la sì. stessa cosa perché la No, Costituzione e i allora diritti rimangono. il punto è che poteva essere quello, in realtà non è stato, nel senso è stata una promessa mancata, è stato uno specchietto per le allodole, perché il fascismo, ha sempre, legato la propria politica alla conservazione del potere. E questo è l'elemento basilare, e in questo appunto mi permetto di citare questo libro che è in uscita, esce il 23 di settembre, che un po' il rovescio della medaglia del libro sui generali. Qui ho analizzato i gerarchi, quindi la componente civile dei uomini di Mussolini, no, come quelli erano la parte militare che diciamo sorreggeva, la politica militare, e qui abbiamo la politica interna ma a 360 gradi. E ci offre appunto l'occasione per andare a capire come, durante il regime fascista, vi fosse appunto ehm, una varietà di posizioni, ma tutte legate all'autoconservazione. Il fatto che anche le idee più progressiste, e quindi quella componente un po' di sinistra che il fascismo aveva inevitabilmente all'origine, pensiamo ai tanti sindacalisti che appunto affollavano sempre purtroppo meno nell'evoluzione e quindi nell'attenzione verso le classi più svantaggiate, e quindi nel tentativo di dimenticare quei motivi sociali che potevano essere validi nell'affermazione anche economica, finanziaria del paese, e sempre invece legati più ai cosiddetti poteri forti, diciamo, come si suol dire, il fatto di ammiccare all'industria, ammiccare a un certo capitalismo di Stato che appunto metteva a comune denominatore i debiti, e i profitti andavano all'industria privata. Quindi questo elemento di stortura ci permette di andare a capire come, anche in questo ambito, e quindi un elemento più strutturale, l'efficienza non era mai l'obiettivo, ma l'obiettivo appunto era quella della conservazione pura e semplice del potere, e perché l'obiettivo era quello di mantenere solido il consenso, quindi anche con attività di stato sociale, ma che fossero condizionate alla mera fedeltà del popolino, che in qualche modo era accontentato e in qualche modo era sempre portatore del consenso. Quindi secondo me la difficoltà che si ha nel 1940, mettendolo come punto limite di questo percorso, e quindi poi tutto il periodo della guerra, lo si ha a sicuramente una carenza industriale, una carenza di materie prime, il fatto che l'Italia fosse ancora uno stato prevalentemente agricolo, in cui anche qui il numero è potenza, fare i figli
fare figli, perché i figli sono braccia per i campi e eventualmente poi braccia per la guerra che si è in procinto di fare. E questo legato a doppio filo a una conservazione, come abbiamo detto, la conservazione dei militari, no, il fatto che i militari fossero autoreferenziali e mantenevano grosso modo stabile la loro posizione e quindi anche la loro dottrina, perché la loro dottrina arretrata era funzionale alla conservazione del potere militare, anche qui sotto l'aspetto politico, ed è un po' i diciamo i 2 elementi che si uniscono, no, le due mezze mele che si uniscono, perché appunto vi era una sorta di patto in cui lo Stato deve rimanere così, perché così si mantiene il potere, indipendentemente poi dall'evoluzione dei personaggi, no, diciamo poi ovviamente i personaggi, i ministri, i segretari, del partito, i sottosegretari, i capi filiera delle varie realtà pubbliche cambiavano, però questo era l'elemento di costanza in cui Mussolini regge un po' i fili del discorso. L'importante è che il mantenimento della soggezione dello Stato con tutte le altre parti della componente sociale rimanga stabile, e quindi questo è il contrario dell'efficienza, questa è la mobilità, nel senso di, anzi scusi, l'immobilismo, volevo dire, l'immobilismo di fronte a una realtà che si evolve, e loro si rimane stabili, perché rimanere stabile significa conservare il potere. Quindi questo è un elemento di grande importanza per capire sia il fenomeno del fascismo nella sua inconsistenza, nel proprio fallimento finale dell'obiettivo, ma anche appunto nel fenomeno più distruttivo, che fu la guerra, appunto, che distrusse completamente qualsiasi tipo di ricchezza che il paese potesse avere, comprese ovviamente tante centinaia di migliaia di soldati, ma anche di civili, di donne, di bambini, di anziani, che appunto hanno perso la vita durante la seconda guerra mondiale, appunto per obiettivi impossibili. Il fatto che l'Italia durante la seconda guerra mondiale abbia combattuto in Africa orientale, in Africa settentrionale, nel Mediterraneo, in Grecia, in Jugoslavia, prima in Francia, in Russia, quindi c'è una dispersione immensa con risorse molto, molto limitate. Cioè, ci siamo trovati veramente a combattere con mezzo mondo, con una realtà ancora legata molto spesso a armamenti vecchi, armamenti addirittura della prima guerra mondiale. Appunto non c'è stato quel ricambio, nonostante la possibilità, perché appunto la guerra, come dicevo, la guerra d'Etiopia, la guerra di Spagna hanno consumato armamenti vecchi, e in qualche modo vi era la necessità e la possibilità di ammodernare. Il problema è che non c'erano i soldi, perché si era appunto speso per fare guerre più o meno di facciata, più o meno propagandistiche, e poi appunto perché bisognava creare il consenso, e poi sotto l'aspetto prettamente di efficienza questo era messo da parte, perché comunque c'è la riforma binaria, risparmiamo, facciamo credere che abbiamo 90 divisioni, in realtà ce ne abbiamo solo 60 e neanche tutte al completo, e in qualche modo riusciamo a svangarla, no? Riusciamo a sopravvivere, perché si sperava di vincere diplomaticamente la guerra, essendo alleati dei tedeschi, con un compromesso. In questo Mussolini ehm, come dicevo prima, aveva intuito, perché comunque la guerra di Etiopia alla fine si era riusciti a vincerla diplomaticamente prima che militarmente, però non è che giocando al bluff vinci sempre. Il bluff alla fine, diciamo, se non hai le carte, prima o poi qualcuno ti chiama a vedere le carte, quindi poi alla fine perdi e perdi tutto. In questo caso Mussolini aveva una grande capacità di bluff, ma quello che fa bluff dura poco se fai sempre il bluff, alla fine ti scoprono, e quindi questa fu la fine purtroppo di Mussolini, ma purtroppo dell'Italia, perché poi alla fine a pagare furono gli italiani, l'economia italiana, le vite umane, la consistenza, e quindi diciamo questo è sicuramente un grave una spiegazione secondo me completa nel capire questa catastrofe che fu questo periodo della nostra storia, appunto, che portò solo poi sostanzialmente lutti, disgrazie e quant'altro. Grazie Giovanni, quindi a mio avviso sottolineiamo appunto questo aspetto che nonostante appunto il fascismo sia appunto questo regime estremamente autoritario, però sempre questa richiesta di questa ricerca di consenso. In tutti i regimi, anche un regime così che uno potrebbe pensare a livello un po' ingenuo, ma perché uno ha bisogno del consenso quando usi il bastone, in realtà
sempre questa ricerca. Bene, passiamo all'ultima domanda, poi casomai rispondiamo Sì, un po' a alcune domande sì, che a mio avviso sono un po' pertinenti. Alla fine quest'ultima domanda è un po' appunto, fumosa, se vogliamo, con uno strattone ci possiamo un po' arrivare nel contemporaneo dei giorni nostri. Appunto, parlare un attimo di tecnologia, dottrine militari, di guerra, appunto, diciamo luogo comune è pensare appunto alla grande guerra come una guerra difensiva, dove la grande arma effettivamente per vincere, se vogliamo, è l'artiglieria, è quella che effettivamente, fa vincere. E invece poi dall'altra parte appunto la seconda guerra mondiale che se vogliamo è per definizione, l'esempio, l'archetipo della guerra offensiva, dove di fatto si vince, con il carro armato. Quindi chi è in attacco, che ovviamente deve avere i mezzi per farlo, che ricordiamo appunto l'Italia nella seconda guerra mondiale aveva la carenza di questo tipo e quindi una una divisione britannica, meccanizzata, poteva, tenere testa a un'armata, appiedata, un'armata di fanti italiana, poteva farlo, per questo. E quindi poi arriviamo forse un po' ai giorni nostri, forse oggi con la guerra in Ucraina, chi, segue Mirko di Parabellum bene, forse siamo un po' ritornati forse a questo discorso, ovviamente tutto un altro mondo, è molto una guerra più tecnologica, una guerra di mezzi, però forse siamo tornati a un tipo di guerra, se vogliamo, forse, difensiva. Bene, volevo un attimo invitarti a parlare un attimo di questo, ovviamente rimanendo fra la prima e sì. la seconda. Sì, sai, il discorso, come dicevo prima, ehm, in tutti i campi umani il progresso tecnologico e quindi il progresso scientifico, porta una rapida usura di delle tecnologie. E quindi se nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale, incapacità di un esercito, di un paese, di essere al passo coi tempi, e questo non riguardò solo l'Italia, a onor del vero. Pensiamo alla Francia. La Francia tra gli anni '20 e '30, fu molto simile all'Italia per quanto riguarda l'arretratezza delle forze armate, nel concetto che la guerra potesse essere combattuta ancora come si faceva nel 1918, e questo è lapalissiano nel poter vedere come in poche settimane l'esercito francese si scioglie sostanzialmente, tra il maggio e il giugno del 1940. Quindi questo è e si scioglie non solo e non tanto per la carenza dei mezzi, ma per la carenza mentale, il fatto che si fosse persa la guerra prima per l'idea della guerra sbagliata, vecchia, che poi sul campo. E questo è un elemento interessante perché ci offre la possibilità di andare a fare un ragionamento, trasversale, ma anche a distanza di epoche, come, vi è una sorta, di ciclo. Noi siamo, abituati appunto a concepire la prima guerra mondiale come una guerra statica, ed effettivamente prevalentemente fu così. Però in alcune, circostanze, per esempio il caso del fronte italiano è sintomatico, il fatto che l'Italia abbia, alla fine del 1917 fosse arretrata enormemente, pensiamo l'arretramento famoso da Lisonzo al Piave, il fatto appunto che vi fosse stata una dopo lo sfondamento di Caporetto, però lì in quella circostanza l'Italia seppe reagire nei mesi a seguire per cercare di in qualche modo riporre il movimento, nel contesto bellico. Quindi vediamo che anche la prima guerra mondiale ebbe delle capacità di reazione, di movimento, in cui attività, diciamo, mobili, ovviamente i carri armati ce n'erano pochi, era degli elementi molto pionieristici, anche l'utilizzo dell'aeronautica era sempre a livello pionieristico, veniva, diciamo, utilizzata per osservazione, per piccoli bombardamenti, ma ovviamente non aveva la propria consistenza come sarebbe stata la seconda guerra mondiale. Però questo ci offre, il pretesto per andare a capire come l'evoluzione degli eventi, in parallelo all'evoluzione dei mezzi, in qualche modo crea, delle continue, fermate e ripartenze. Pensiamo al concetto appunto che giustamente hai detto tu, come il carro armato, nella seconda guerra mondiale è un po' il re
della battaglia, no? Un tempo si diceva che la fanteria era la regia delle battaglie. Beh, questo concetto ovviamente è superato, ma anche nella seconda guerra mondiale, anche il carro armato non è onnipotente. Perché? Perché soprattutto a partire dal 1944, in realtà anche dal 43, fine 43, inizia il 44, vengono a essere sperimentate delle armi controcarro che permettono in questo caso alla difensiva, all'attività difensiva, e qui torna la fanteria, come elemento di ostruzione ai carri armati. Quindi il carro armato non era onnipotente nel 1944 come poteva essere nel 1940, perché appunto vi sono delle armi di controffensiva che in qualche modo pongono l'attenzione su il tentativo di sbloccare la situazione, e questo è un elemento costante nella storia militare. Nella storia militare non ci sono mai delle armi definitive, delle armi che sicuramente permetteranno di rendere ineluttabile la guerra. Pensiamo alla guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam ci troviamo di fronte, per quanto sia stata una guerra profondamente condizionata dagli equilibri instabili della guerra fredda, quindi ovviamente gli Stati Uniti non combattevano solo contro i locali del Vietnam, però diciamo con i Viet Cong o con l'esercito del nord, ma combattevano potenzialmente contro l'Unione Sovietica, la Cina, contro un sistema molto più ampio di realtà geopolitica. Però questo ci permette di capire come gli Stati Uniti, che avevano delle risorse illimitate, possiamo dire, beh, in una realtà come quella del Vietnam ebbero delle grandi difficoltà, perché c'era un concetto di guerra che era al di là di qualsiasi concetto precedente. Simile cosa i russi in Afghanistan tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi dove c'è un esercito, potremmo dire, che elementare, basico, che ha degli armamenti che non sono di primissima scelta o in quantità tale da poter diciamo competere contro un esercito agguerrito, ebbene l'Armata Rossa ha sofferto le pene dell'inferno e quindi ha avuto anch'essa il proprio Vietnam. Stessa cosa la troviamo nella realtà odierna dell'Ucraina, in cui appunto ci troviamo di fronte a un colosso come la Russia, che potenzialmente ha un armamento invidiabile, ma che paga intanto una difficoltà di ammodernamento, perché appunto la Russia non è che ha sempre navigato in ottime acque, diciamo dalla fine dell'Unione Sovietica ad oggi sì, ci sono stati degli ammodernamenti, degli investimenti in armi, ma non tali da poter poi sostenere una guerra così lunga, così dove c'è una usura dei mezzi, e tra l'altro contro un esercito, une forze armate come quello dell'Ucraina, che ha una dottrina similare, armamenti similari. Appunto, non dobbiamo dimenticare che fino a 30, tra poco più di 30 anni fa l'Ucraina faceva parte dell'Unione Sovietica, quindi diciamo anche qui abbiamo una consistenza, una similitudine di dottrine e di armamenti che in qualche modo paradossalmente sono di vantaggio di coloro che si difendono, ossia che con anche degli armamenti, in questo caso controcarro, ma pensiamo ai droni come fino a 10 anni fa il drone era un'arma sconosciuta o quantomeno poco utilizzata, che comunemente non si conosceva bene. Il drone, che rappresenta un'arma estremamente economica sotto l'aspetto, non fosse altro che non c'è neanche l'utilizzo umano, nel senso non c'è neanche la perdita umana, quindi diciamo a livello economico si perde il mezzo, ma diciamo anche non bisogna riconoscere a una famiglia una pensione, non si deve riconoscere a una famiglia una lettera che dice che il tuo figlio è morto. Quindi come il drone rappresenti un elemento di grande novità, in cui appunto vi è la componente di osservazione per informazione, ma anche per le possibili attività prettamente belliche, di bombardamento, di intervento. Quindi vediamo come l'arte della guerra, appunto, viene definita così quella branca della conoscenza umana che è adattata allo studio e all'applicazione degli eventi bellici. Beh, l'arte della guerra in qualche modo è in continuo divenire, e quindi quello che magari 100 anni fa poteva essere un elemento importante, determinante, una guerra di posizione che in qualche modo era risolutiva con un logoramento che appunto
diciamo, oggi ci troviamo di fronte a quasi 7 mesi di conflitto e, diciamo, se uno pensava 7 mesi fa, cioè, se lo sarebbero immaginato che sarebbe durata così tanto, magari durerà chissà quanto, però ci permette di capire come tra Davide e Golia, cioè qualche volta vince Davide e qualche volta che vince Golia, perché comunque le armi a disposizione possono essere imprevedibili e possono essere imprevedibili anche soprattutto nel contesto in cui andiamo ad operare. Quindi, diciamo, come dicevo prima, come ho iniziato dicendo, non c'è mai un'arma nelle armi convenzionali, intendo. Poi ovviamente se parliamo di armi non convenzionali, le armi fine, cosiddette armi fine del mondo, allora lì risolviamo il problema, c'è la completa distruzione, quindi non ce n'è per nessuno. Ma rimaniamo nell'alveo delle armi convenzionali. Beh, le armi convenzionali hanno sempre un elemento imprevedibile che hanno il loro tallone d'Achille, quindi in qualche modo, diciamo, e questo è anche la bellezza dello storico. Lo storico, diciamo, come posso non fa previsioni, diciamo, c'ha un compito relativamente facile, studia quello che è già successo, quindi non si deve porre il problema di dire: "Ma cosa accadrà?" Quello lo fa l'analista politico, l'analista geostrategico, e molte volte sbagliano pure, oppure l'indovino, che pure lì sbaglia pure, perché appunto è basato su concetti un po' così di pura fantasia. Quindi, però quello che posso dire, appunto, per quanto riguarda la componente storica, che appunto vi è sempre una imprevedibilità e paradossalmente elementi che possono essere considerati superati poi tornano all'attenzione. E questo, permettimi una considerazione che mi è venuta in questo momento parlando prima del mulo, no, prima parlavo del mulo come un elemento retrogrado, usa il mulo, che fai? Usi il mulo quando ci stanno i mezzi meccanici, i mezzi anfibi, i mezzi in qualche modo. Pensate che durante la seconda guerra mondiale, tra il 44 anzi tra fine 43 e 45, nella campagna d'Italia, la campagna d'Italia, che fu una campagna lunghissima, nel senso, considerate appunto che diciamo, in Sicilia si sbarcò nel luglio del 43, poi vi fu lo sbarco a Salerno nel settembre del 43, diciamo a livello settembre tra la Calabria e poi la Campania, quindi diciamo, facciamo iniziare, diciamo, nella parte continentale dal settembre del 43, ebbene dal settembre del 43 fino al 25 aprile del 45, quindi due anni, quasi 2 anni. Ebbene, questo percorso con uno scenario appenninico in cui appunto c'erano l'Appennino che trasversalmente ostruiva, e quindi in questo caso la difesa tedesca era avvantaggiata, perché in qualche modo faceva da freno all'avanzata anglo-americana, che era sì molto tecnologica, molto legata a materiali, ma che aveva difficoltà nel riuscire a superare la difficoltà degli Appennini. Ebbene, in quella circostanza vennero ad essere riscoperte le unità dei muli italiane che supportavano come esercito co-belligerante le forze armate anglo-americane, e venne, attraverso l'ausilio di istruttori italiani, venne addirittura costituita una scuola negli Stati Uniti di conducenti di muli. Quindi, come paradossalmente nella fine della seconda guerra mondiale, dove il carro armato e la jeep, l'autocarro potessero essere elementi imprescindibili di mobilità, ebbene in scenari particolarmente difficili come poteva essere quello dell'Appennino, l'Appennino pensiamo molisano, l'Appennino abruzzese, l'Appennino tosco-emiliano, bene, in quella circostanza il mulo tornava utile, perché nei viottoli, in mezzo ai boschi, ovviamente il carro armato aveva difficoltà, la jeep non arrivava, e quindi paradossalmente troviamo questo ritorno di antichi mezzi, strutture anche organizzative che appunto sembrano sepolte e invece tornano inesorabili. Grazie Giovanni. Allora, se posso rispondiamo all'ultima domanda che ci fanno. Dario ci chiede: pensi che sarebbe cambiato qualcosa se l'Italia avesse avuto 3 reggimenti nelle divisioni? Ma se posso rispondere un attimo io, a mio avviso da ignorante, poi diamo la parola a Giovanni che ovviamente è più esperto. A mio avviso sarebbero solo stati più morti. Da quello che si viene fuori, cioè dalla prima guerra mondiale, ormai il numero di fanti conta veramente poco, cioè per tutta la grande guerra tutti i generali, forse i tedeschi alla fine hanno intuito
Cioè, qual è la loro teoria? Facciamo un attacco, facciamo più uomini, più cannoni e andiamo avanti così, la Somme, andiamo avanti. Quello no. D'altra parte hanno le mitragliatrici, hanno l'artiglieria, tutto ciò non conta. Si poteva fare una guerra napoleonica, dove il moschetto sparava 2 colpi al minuto, se eri bravo. Non si può più fare. Poi sparo, vado a memoria, pensiamo a una realtà come negli Stati Uniti, nel 42, quando c'è Pearl Harbor, 41 scusatemi, hanno 4 portaerei, nel 45 con la guerra del Pacifico hanno 200 portaerei, possono costruire altre, cioè veramente stiamo parlando, cioè l'industria effettivamente ha un valore estremamente bellico, quindi l'Italia, avendo questi deficit industriali, cioè armare, non potendo fare una guerra, se vogliamo, moderna, corazzata, e avendo anche, come abbiamo visto, dei problemi anche a livello di generali che stanno all'alto, che sono più intenti a farsi le scarpe tra di loro, agli intrighi, personalmente la vedo difficile. Lascio la parola a te. Guarda, sarò proprio sintetico, il risultato probabilmente non sarebbe cambiato. Forse la guerra sarebbe stata ugualmente tragica, ma meno grottesca. Purtroppo la seconda guerra mondiale fu tragica e grottesca, e questo lo dico con molta amarezza, quindi non c'è purtroppo da sorridere nel accennare al grottesco, e purtroppo la guerra fu persa, e fu persa male. Fu persa male per questa incapacità di riuscire a rispondere alle necessità. Pensate come Soddu, che dicevo prima, no, che prese il posto di Pariani, fece una delle varie idee strampalate che egli ebbe. Nel maggio del 1940, quindi l'Italia ancora non era entrata in guerra, ipotizzò la reintroduzione di una cosiddetta terza gamba, terzo elemento della divisione, inserendo a fianco ai 2 reggimenti di fanteria una legione delle camicie nere. Quindi era consapevole che il terzo elemento servisse alla divisione, quindi diciamo però non c'erano gli effettivi per creare, quindi si pensò, poi in realtà si fece dopo, ma era assolutamente inefficiente, una legione che in realtà però era organicamente di livello di battaglione, quindi non era equiparabile a un reggimento di fanteria, meno che mai alla preparazione, perché le camicie nere erano prevalentemente volontari e quindi non avevano la preparazione tecnica, e poi c'erano anche le gelosie tra milizia ed esercito. Quindi, per ricapitolare, probabilmente avremmo avuto sconfitte meno cocenti nel contesto bellico, ma poi, visto la disorganizzazione generale, forse poco sarebbe cambiato nell'obiettivo finale. Quindi questo è, però sicuramente ha pesato perché vi furono delle sconfitte veramente poco dignitose, soprattutto per coloro che poi morirono o che persero componenti del proprio corpo sui campi di battaglia. Quindi questo sicuramente va annoverato. Va bene, grazie Giovanni, vi invito a vedere il suo canale YouTube, e ancora una volta aspetta che mostriamo i suoi lavori, questo che uscirà a breve, il 23 settembre se non erro, Sì. sui gerarchi fascisti, ma ovviamente questo bisogna prenderlo insieme ai generali di Mussolini per vedere le due facce, la faccia militare e la faccia politica, che però come abbiamo visto sono estremamente legati insieme. Poi appunto abbiamo qui i generali in trincea per rifarci alla Grande Guerra. Sì. Se vuoi spendere tu qualche parola che l'hai Sì, scritto. questo è un libro diciamo, che ho scritto qualche anno fa, di cui sono particolarmente orgoglioso, perché ho voluto dare uno spiraglio di grande dignità a 20 generali. Questo volume raccoglie le biografie dei 20 generali italiane medaglia d'oro al valor militare. La medaglia d'oro al valor militare è la massima onorificenza che può essere concessa a un militare, ma per fatti individuali. Infatti viene concessa ancora oggi, in casi molto rari ovviamente, per delle gesta che riguardano una propria azione particolare. Quindi è difficile che vengano assegnate a comandanti, perché già il comandante non è che combatte in prima persona, è il direttore di un'unità, che possa essere un colonnello per un reggimento, un generale brigata per una brigata, eccetera, eccetera. Quindi diciamo
non è che il suo merito è un merito individuale, ma è il merito eventualmente per aver comandato un'unità. Ebbene, però in realtà in 20 circostanze, in realtà in 21, perché un generale vennero concesse 2 medaglie d'oro al valor militare, ebbene in questi 21 casi, per 20 soggetti, venne attribuita questa massima onorificenza perché la propria attitudine particolare fu ancora più meritevole. Considerate che di questi 20, 15 morirono sul campo o immediatamente vicino al campo, quindi dimostra che in realtà c'erano anche comandanti e quindi anche generali che combattevano accanto ai propri soldati, non è sempre come si racconta, magari molte volte è così, però non è sempre così. Il comandante che sta dietro le linee e col telefono chiede come sta andando la battaglia, ah sì avanziamo e retrocediamo, invece in alcune circostanze stavano pure loro in mezzo ai combattenti e spesso e volentieri prendevano proiettili, prendevano bombe e quindi morivano pure loro. Quindi questo è un libro a cui sono particolarmente legato perché racconta di personaggi che hanno sacrificato, nonostante il loro grado, hanno sacrificato molto spesso la propria vita insieme ai propri uomini. In qualche modo rende ancora più dignitosa la vita e la carriera di alcuni personaggi di cui dobbiamo essere per lo più grati e orgogliosi. Poi per carità, la guerra è sempre un fatto triste e che uno si spera sempre che non ci sia mai. Quindi diciamo il mestiere del soldato è sempre ammantato da un elemento negativo perché appunto porta guerra, però in questa circostanza almeno diciamo, dimostra che la condivisione insieme ai propri uomini è stata portata fino all'estremo gesto e in molte circostanze sono morti insieme ai propri soldati. Quindi questo mi premeva dirlo. Non tutti i generali sono dei cialtroni e sono dei carrieristi, altri invece più dignitosamente avevano la coscienza di fare rettamente e con grande onestà intellettuale la propria professione. Abbiamo parlato prima, vuoi aggiungere qualcosa dei generali di Mussolini? Beh, abbiamo parlato tanto, quindi Okay. diciamo non spenderei, diciamo non vorrei, cioè, come si dice, sparare ancora sulla Croce Rossa. In questo caso non è la Va Croce bene. Rossa, però cioè, abbiamo già comunque per chi interessa sul mio canale, io mi occupo anche ultimamente sto facendo proprio delle playlist apposite su memorie di generali, nella lettura e nel commento di alcuni diari e che appunto scrivono loro, quindi paradossalmente quando evidenziano degli elementi negativi, magari inconsapevolmente, non si rendono conto di evidenziare anche i loro difetti, beh, è ancora più interessante perché sono loro stessi che lo raccontano. Quindi, come dicevi tu, il diario di Roatta che in una situazione tragica come può essere quella del 43 non trova altro da poter scrivere di quello che ha mangiato, di essere uscito a cercare le belle donne o di aver acquistato un portasigarette d'argento, mentre nei stessi giorni, nelle stesse ore c'era gente che moriva dall'altra parte del mare abbandonata a se stesso senza neanche da mangiare, per dire. Quindi questo è sicuramente un elemento da sottolineare, quindi e sono loro stessi che lo raccontano, quindi è ancora più interessante, più veritiero, appunto, se poi Non è una fake news, se lui che no, racconta. se lo scrivono loro, in qualche modo, diciamo, sono autentici nel raccontare anche i loro difetti. Poi, per carità, ovviamente un diario è sempre l'autorappresentazione di qualcosa che mostriamo, non racconteremo mai per filo e per segno quello che siamo o quello che pensiamo, però se loro scrivono questi elementi sicuramente dietro a diciamo una inconsapevole ironia che possiamo sottolineare, beh, è sicuramente una fonte molto interessante che è come dicevo, da affiancare alla documentazione archivistica, alla documentazione pubblicistica. I diari sono molto interessanti, quindi diciamo molto, molto lodevole quando vengono pubblicati perché ci offrono delle rappresentazioni, ripeto, non da prendere per oro colato, nel senso con dei benefici, però sicuramente sono delle cose anche solo per confrontarle, no? Abbiamo più voci e diciamo facendo una sintesi riusciamo ad avere una rappresentazione la più vicina possibile alla narrazione autentica degli eventi di quel periodo.
Soprattutto a mio avviso perché riusciamo a capire la persona, perché studiando storia, non so, pensiamo appunto, non so, Mussolini chi era? Un personaggio vecchio nel tempo, in realtà era una persona come tutti noi, quindi anche i diari ci permettono di entrare e conoscere meglio anche appunto la persona, come o anche sapere come anche lui voleva appunto la sua persona, vendersi, entrare un po' nella sua psicologia. Come Pensiamo no? a me viene in esempio, non so, pensiamo a Cesare, ovviamente non si può fare la storia della guerra gallica leggendo il Bello Gallico, ma lì è Cesare che si dipinge in quel modo, quindi è anche interessante capire qual è Come no? il suo fine, quindi molto, Certo. interessante. Ma anche quando sono stati pubblicati, appunto, molte di queste memorie possono alcune vabbè erano coeve a quando sono avvenuti gli avvenimenti, diciamo, poi magari li hanno rimaneggiati, quindi diciamo pure lì non è che possiamo sempre avere la certezza che siano rimasti, aderenti al giorno per giorno. Però il fatto che molti molte memorie possono essere state pubblicate tra il 1945 e il 1950, beh, ci offrono quello che dicevo prima, il fatto di autocompiacersi e autogiustificarsi rispetto a le inevitabili responsabilità che ciascuno per proprio conto, si aveva. Quindi diciamo che non può essere, data tutta la responsabilità a Mussolini che ne ha tantissima, è ovvio, ma anche tutti questi diciamo questi, che lo circondavano, che in qualche modo, supportavano e si compiacevano di supportarlo, beh, ebbero delle responsabilità immense perché appunto se non ti opponi diventi complice e quindi non puoi dire: "Beh, ma se non l'avessi fatto io, l'avrebbe fatto qualcun intanto tu inizi a non farlo, poi bisogna vedere se qualcuno lo potrebbe fare al posto tuo. Quindi diciamo, dire di no è sempre difficile, e purtroppo in Italia lo vediamo anche nella storia più o meno recente, ci sono tanti yes man, che in qualche modo appunto ci portano molto spesso allo scatafascio. Perfetto, questo uscirà il 23 di settembre. Sì. Vado avanti, vuoi dire qualcosa? No, no, va bene Okay. così. E Lasciamo questo liberi i va nostri bene, ascoltatori. va bene. Questa guardia, di finanza dell'Egeo e questo invece i 100 anni nel Metto. Va bene, ti ringrazio ancora, grazie per essere venuto questa sera, questa Grazie a veramente voi interessante per la chiacchierata. pazienza e per l'accoglienza così calorosa. Grazie, è stato veramente un piacere. Grazie a tutti per averci seguito, grazie agli amici di addetti ai lavori che sono passati a salutarci e nulla, vi auguro una buona Grazie. serata. Mi invito ancora ad andare a vedere i lavori e il canale di Giovanni. Ciao a tutti e buona serata. Ciao, grazie. Ciao.